Ecco, le nuvole che avete visto in precedenza sono delle nuvole molto particolari, si chiamano nubi lenticolari, che in alcuni casi hanno anche un effetto iridescente, quindi un effetto che dà un po' l'impressione come di arcobaleno. Delle volte sembrano dei fenomeni veramente molto anomali, molto strani, ma in realtà questi sono fenomeni del tutto normali, soprattutto per le zone di montagna, in particolare anche per questa zona che è molto spesso colpita da questo vento che soffia in modo impetuoso, soprattutto in inverno e in primavera, che si chiama Föhn, in italiano si chiamerebbe Favonio, che è un vento per l'appunto che è in grado di creare dei fenomeni particolari. La prima cosa che constatiamo una volta che sta soffiando il Favonio è un generale rialzo delle temperature che sembra quasi estremo per l'inverno, quindi per esempio oggi abbiamo quasi 20 gradi, fa veramente molto molto caldo. Eppure, nonostante tutto, nonostante i cambiamenti climatici in atto, il Favonio è un fenomeno abbastanza normale. Certo, di questa portata, con questi sbalzi termici, forse è un pochino esagerato, un pochino anomalo, però comunque il Favonio è una costante di ogni inverno. Come funziona? Molti di voi lo sapranno, però io credo che sia un argomento molto interessante anche per una questione di sicurezza in montagna. Infatti è un argomento che viene affrontato nella meteorologia anche nei corsi di guide escursionistiche, quindi è una cosa che dobbiamo conoscere. Praticamente quando il vento soffia in una specifica direzione, l'aria umida, carica di umidità, incontra uno sbarramento, questo stiamo parlando proprio dello specifico caso del Favonio, lo sbarramento crea un fenomeno di stau. Lo sbarramento in questo caso sono proprio le montagne, quindi le montagne bloccano questo vento, questa corrente fredda, carica di umidità, e l'aria carica di umidità, venendo a scontrarsi con questo sbarramento, man mano sale, abbassandosi di temperatura di circa 4-5 gradi ogni 1000 metri, fino ad arrivare al punto di condensazione che praticamente porta ad avere delle precipitazioni che possono essere piovose o nevose o formazione di nuvole in generale. Quindi noi sappiamo anche una cosa molto, secondo me, molto affascinante, che quando c'è il Favonio, quando tira il Föhn, da qualche parte tendenzialmente sta nevicando, ma non qui, dall'altra parte delle montagne. Quindi cosa succede? Quest'aria rilascia la sua umidità a causa di questo sbarramento, si alza e si raffredda, supera le creste delle montagne e si getta giù nelle vallate, quindi in questo caso siamo nella valle del Monte Rosa, ma in tutte le varie vallate alpine, perché è un fenomeno che poi si verifica anche in misura molto ampia, scende riscaldandosi, si riscalda anche di 10-20 gradi ed arrivando fino alla pianura con temperature molto, molto elevate e raffiche imponenti e fortissime. I cieli risultano molto tersi perché l'aria è asciutta, perché l'umidità è stata rilasciata dall'altra parte delle montagne, quindi da questa parte, da questi versanti, l'aria arriva completamente secca e quindi noi giù dalla pianura dal fondovalle vediamo questi cieli tersi, però non dobbiamo farci ingannare, perché se il cielo è terso qui non è detto che magari sulle creste, sulle cime, non ci siano dei venti, per prima cosa, impetuosissimi e fortissimi, ma anche potrebbero esserci anche delle precipitazioni, perché poi parte di questa umidità potrebbe oltrepassare le montagne e così via. Quindi questo in linea di massima è la spiegazione proprio più semplice possibile del Favonio, comunemente denominato Föhn. Quest'anno siamo già al secondo ciclo di Favonio. Questo che c'è stato in questi giorni è stato particolarmente impetuoso e ha creato tantissime di queste nubi lenticolari, che praticamente sono delle nubi in altissima quota che praticamente riescono a oltrepassare quindi le alte creste, essendo a quote altissime si vanno a cristallizzare e a ghiacciare, creando questo effetto iridescente, quindi effetto color arcobaleno, che può far sembrare la cosa quasi artefatta. In realtà è un fenomeno completamente naturale. Le scie chimiche non c'entrano niente, non esistono le scie chimiche. Quindi il Föhn è specifico solo di alcune zone? In realtà no, il Föhn è un vento che può soffiare anche in altri continenti, quindi in Sud America per esempio, ma anche sull'Himalaya, nelle zone in cui ci sono per l'appunto degli sbarramenti, e anche qui diciamo nella parte italiana si può creare il fenomeno di stau che poi
fa sì che nella Svizzera abbiano il Favonio, quindi è un fenomeno che si crea semplicemente a causa proprio dello sbarramento causato dalle montagne. Diciamo che è molto più frequente ultimamente dalla parte italiana che rispetto a quella svizzera. A questo punto mi verrebbe da pensare, se noi osserviamo una carta meteo, una mappa radar meteo, nel momento in cui abbiamo i venti di Favonio, vedremo che il radar indicherà delle precipitazioni dall'altra parte delle montagne. Quindi significa, per farla proprio breve, quando c'è il Favonio, qui non nevica e fa caldo e sembra praticamente primavera, ma da qualche altra parte invece sta probabilmente, quasi sicuramente, nevicando o piovendo. Ok, questo è stato una piccola pillola che così ho voluto condividere con voi, perché è interessante ripassare questi argomenti e soprattutto conoscerli, soprattutto se si frequenta la montagna, e è importante comunque avere conoscenza di quello che accade e per poterci dare una spiegazione logica di quello che viviamo, e anche per poter per l'appunto essere in grado di valutare meglio anche determinate situazioni quando andiamo a camminare in montagna.